Prima di iniziare col video, se vuoi sostenere il canale, iscriviti con la campanella, dato che solo il 21% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Lascia un mi piace, per qualsiasi cosa commenta qua sotto, per collaborazioni o sponsor trovi la mail in descrizione, ora ti lascio il video, buona visione. Oggi in questo nuovo video andrò a chiedere all'intelligenza artificiale, in particolare a ChatGPT, delle domande su GTA 6 relative alla data d'uscita, alla mappa e ai contenuti che potrebbero esserci nel gioco. Ovviamente non dovete prendere niente per sicuro, anzi molto probabilmente non saranno questi gli elementi che vedremo nel gioco, ma comunque può essere interessante andare a vedere poi quando rilasceranno il gioco se effettivamente l'intelligenza artificiale si è avvicinata, il prezzo, la mappa e tutto il resto. Quindi direi che possiamo iniziare. La prima domanda che ho fatto a ChatGPT è quanto costerà il gioco e questa è stata la risposta che mi è stata data. Come prezzo standard ci dice un 79,99 fino ad arrivare a 89,99, quindi dagli 80 ai 90 euro. La versione deluxe, quindi con contenuti aggiuntivi che possono essere vestiti eccetera, ci dice che potrebbe costare dai 100 ai 120 euro, opzione molto plausibile, mentre addirittura ci dice che potremmo superare i 200 euro per una versione con merchandising, quindi un oggetto fisico da collezione che chiaramente si comprerebbero gli appassionati e i collezionisti. Ma ora direi di passare alla prossima domanda che ho fatto all'intelligenza artificiale, ovvero gli ho chiesto di generare quella che potrebbe essere la mappa di GTA 6. Questa è la mappa generata, probabilmente si è basata sui leak che ci sono stati in giro, ma comunque è un'opzione valida perché se appunto andiamo a vedere tutti i leak che ci sono stati nel passato, come forma generale potrebbe avere un senso. Quell'isoletta in basso a destra sarebbe probabilmente quella della prigione che vediamo nel trailer, a sinistra abbiamo Little Havana che sarebbe una zona in teoria paludosa, piena di natura, dove svolgere determinate attività. Forse azzarderei pure a dire dove potrebbe abitare Jason, il protagonista di GTA 6 insieme a Lucia. E poi abbiamo Vice Beach che ricopre praticamente l'intera città e al di sopra abbiamo un'immensa zona naturale piena di probabilmente montagne, colline e attività da poter svolgere anche qua. E a proposito di attività ho chiesto quali potrebbero essere delle nuove attività da svolgere su GTA 6 e ci dice praticamente che potrebbero esserci delle missioni incentrate sui social e molto probabilmente sarà così come abbiamo visto dal trailer, dove andremo ad acquisire popolarità, cercare magari anche di hackerare gli account delle persone a Vice City. Poi ci suggerisce quelli che sono i business su GTA 5 Online praticamente, quindi la gestione di proprietà, attività economiche, eccetera, dove dovremo andare a recuperare scorti come già abbiamo visto, sicuramente però con delle nuove missioni più belle, più aggiornate. Successivamente abbiamo le lotte clandestine, che anche questo è molto probabile perché l'abbiamo visto nel trailer, abbiamo visto Lucia combattere in un club, e poi l'ultimo ma non meno importante, anzi direi probabilmente il più importante, anche se scontato, avremo dei colpi più elaborati, ma su questo non abbiamo dubbi direi, quindi dei colpi in maniere più particolari, svolti in maniere uniche. Mi viene in mente un colpo che potrebbe essere relativo alla villa di un VIP a Vice City, quindi magari un personaggio famoso sui social in cui dobbiamo entrare nella villa e rubare tutti i possedimenti, tutto l'oro, eccetera. Poi ho provato a chiedere quale potrebbe essere una storia di GTA 6, questa è stata la risposta. La storia si svolge a Vice City negli anni 2020, una città florida e corrotta che mescola lusso sfrenato, nightlife esagerata e quartieri poveri dominati dalle gang. Il tema centrale è il prezzo del sogno americano moderno, fama, soldi facili e l'illusione dei social media. Ovviamente niente di nuovo, comunque sempre la solita storia di GTA, quindi non credo che su questo si possa sbagliare. Infine ho provato a chiedere come potrebbe essere un'immagine al tramonto di Vice City, giusto per poi confrontarlo appunto con quando uscirà il gioco, non si sa mai che potrebbe somigliarci. Questa è l'immagine generata con una replica della Lamborghini, chiaramente è un'immagine molto generale, ma mi sembrava bello chiedere quella che potrebbe essere la Vice City che vedremo. Queste erano le domande all'intelligenza artificiale, se volete la parte 2 fatemelo sapere nei commenti, lasciate mi piace, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.